Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di queste gouache. Allora, le ho comprate perché ho visto una pubblicità online e me ne sono innamorata perché intanto dalla valigetta molto, molto bella, è bella pesante perché i colori sono molti dentro, adesso vi farò vedere. Allora, si apre così dai quattro lati e questi sono i colori. Forse avete già visto un precedente video in cui facevo vedere la cartella colori. Allora, all'inizio si presentano molto cremosi, c'è la foto sull'altro video che ho fatto quando le ho appena aperte, sono tutte cremosissime. Poi dopo un po' si seccano, però si possono riattivare semplicemente con un po' d'acqua. Allora, i colori sono 112, questa è la cartella che trovate nella confezione, vedete? Sono 112. Allora, i colori che vedete qui, cioè sono gli stessi, ma non sempre rispecchiano proprio la vera pigmentazione. Infatti ho fatto sempre nel video precedente la cartella colori completa, eccola qui. Allora, parlando dei colori, vi dico che ci sono molte ripetizioni. Da qui non si vedono, ma da qui sì. I gialli, per esempio questi beige, sono parecchio simili, questi lilla quasi bianchi, i blu praticamente sono quasi tutti uguali, tranne questo e questi due, insomma, poca differenza. Le terre praticamente non ci sono perché sono soltanto queste due, però poco male, secondo il mio parere, perché si possono creare le terre. Invece ecco, è più grave il fatto che manchino dei blu. Verdi ce ne sono tanti invece, abbastanza diversi, i viola diciamo così così, i rossi, insomma i rossi belli sono solo questi qua, non è che, cioè la maggior parte vedete che sono diciamo più colori pastello. Allora io le uso cioè non le uso mai da sole, io le uso solo come ritocco sull'acquerello, quindi la base d'acquerello uso sempre acquerelli professionali e poi faccio un ritocco magari con la Amy Gouache. È comoda soprattutto per i colori chiari, perché come vedete sono dei bianchi con diverse sfumature, quindi sono molto versatili questi bianchi e si prestano proprio a fare il ritocco di luce sull'acquerello. Quindi diciamo che li consiglio sicuramente se ci si vuole divertire, perché sono belli. Se invece bisogna farne un uso professionale, io da soli non li userei, se non ecco appunto per bozzetti e schizzi vari. Cosa importantissima, ho fatto l'errore di riattivare le gouache e poi tenerle bagnate nella scatola e si è formata la muffa su alcuni colori. Quindi cosa ho fatto? Ho tolto tutto lo strato di muffa per non buttare il colore, l'ho pulito bene e poi ho comprato questo spray antimuffa su AliExpress, è proprio della stessa casa, quindi è fatto proprio apposta. E devo dire che poi l'ho spruzzato su quei colori che avevano formato muffa e non si è più ripresentata. In realtà lo spray non l'ho più usato perché da allora ho capito che bisogna farle asciugare, cioè vanno tenute fuori dalla scatola per 24 ore, dopodiché si possono chiudere perché la gouache dentro è completamente asciutta. Facendo così la muffa non si forma, quindi questo è importantissimo.
Venendo alle conclusioni finali, quindi io consiglio queste gouache innanzitutto per divertimento, perché sono tanti colori, sono pesanti, quindi vuol dire che durano tantissimo appunto come ritocco all'acquerello vanno bene, o come usarle per schizzi e bozzetti. È tutto qua, insomma, nel futuro io penso di comprare anche delle gouache più serie, diciamo professionali, anche se quelle sono tutte in tubetto, non sono così. Queste sono, diciamo, più simili all'acquerello, perché infatti alcuni colori sono proprio trasparenti, altri invece sono più opachi. Ehm, quindi ecco, questa è la mia valutazione finale. Sono divertenti, questo sì, molto divertenti, mi sono divertita tanto e vediamo se in futuro comprerò anche delle gouache più professionali. Tra l'altro queste non le consiglio per uso professionale per un semplice motivo: la casa produttrice non dice quanta resistenza alla luce hanno i colori. Invece, diciamo, solitamente qualsiasi tipo di colore compriate, che siano acrilici, che siano olio, che siano gouache, ci deve essere sulla cartella colori e proprio la dicitura della resistenza alla luce, quindi 1, 2, 3 stelle. Queste invece non vengono proprio date queste caratteristiche e quindi insomma si presuppone che non debbano durare poi tantissimo. Va bene, e spero di essere stata abbastanza esaustiva. Se avete domande o avete esperienze voi con questo tipo di gouache, fatemelo sapere nei commenti. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!